Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. Tutte le storie della puntata del 1 febbraio del People Show del sabato sera di Canale 5. Piace l'intervento di Bonolis. Critiche sul web per Albano. Nuova puntata di C'è posta per te sabato 1 febbraio 2025, con tante storie, emozioni, sorprese, racconti dolorosi e più leggeri. Il sabato sera di Canale 5 targato Maria De Filippi, come sempre, ha anche visto l'arrivo di due ospiti davvero speciali, Paolo Bonolis e Albano. Scopriamo cosa è successo. La serata inizia subito con l'arrivo di un grande ospite negli studi Mediaset. Paolo Bonolis entra accolto da un diluvio di applausi e spiazza subito Maria De Filippi, salutandola con un baciamano e l'esclamazione: "Quant'è buona", aggiungendo poi: "Non ci vediamo mai, io sono stato pure a Trevignano sperando che fossi tu ad apparire". E invece era l'altra. Il conduttore è in studio per aiutare Assunta a fare una sorpresa ai figli Agata e Angelo. La donna infatti ha perso il marito improvvisamente 2 anni fa e, da allora, non riesce più a vivere nemmeno lei. La recente perdita della madre però l'ha fatta riflettere sul dolore dai figli che hanno perso il padre grazie al conduttore, che piaceva tanto al loro papà. Vuole chiedere loro scusa per essersi chiusa nel suo dolore e promette di tornare ad essere una mamma più presente e colorata. I due figli ovviamente aprono la busta e si stringono ad Assunta. Nella puntata di sabato 1 febbraio 2025 di C'è posta per te c'è poi la storia di America, una ragazza che scrive per riallacciare i rapporti con il padre Donato, che non frequenta da 7 anni perché, spiega, da quando ha incontrato la nuova moglie Mirella, tutto è diventato più difficile. Come avviene spesso in questi casi, l'apertura della busta dà il via a una serie di recriminazioni e accuse reciproche in cui Donato appare il più confuso e indeciso. Alla fine, dopo molti fatti snocciolati, l'uomo decide che per lui il rapporto con la moglie è prioritario. Mirella continua a dire che se l'è preso libero e divorziato e si prende pure un rimbrotto di Maria De Filippi che le ricorda: "L'hai preso divorziato ma con i figli". Alla fine, il confronto risulta inutile perché Donato decide di chiudere la busta dicendo alla figlia America: "Devi rispettare mia moglie". Niente lieto fine. Almeno nello studio del programma di Canale 5 per Fausto che cerca un dialogo con il figlio Lorenzo, che non gli parla da quando, tradita la madre, il padre se n'è andato di casa, 9 anni fa. Pur tentando di riallacciare i rapporti diverse volte, il ragazzo è molto rigido, ma il confronto si chiude con parole che lasciano aperto uno spiraglio. La busta rimane chiusa insomma. Ma se Fausto si riconquisterà la sua fiducia, Lorenzo non esclude di riuscire a riaprirla. C'è poi la classica storia dei vecchietti in cerca degli amori di gioventù, solo che in questa sera la versione proposta è davvero speciale perché l'amore di gioventù di due signore è niente meno che Albano. Entrambe le donne, Mariangela e Giulia, raccontano di aver incontrato in situazioni diverse il cantante quando era un giovane emigrato a Milano. Entrambe sarebbero state corteggiate o meglio, adocchiate, dal ragazzo con cui poi, per motivi diversi, non si sarebbe andati avanti. Insieme a loro arriva in studio anche un'altra signora, 99enne, super fan di Albano. Naturalmente, quando arriva in studio e apre la busta, e poi sente quello che hanno da dire le due signore, Albano dice di non ricordare nulla, e ci sta. Ma un momento che avrebbe potuto essere leggero e divertente ha scatenato critiche sui social dove, secondo molti utenti, l'atteggiamento del cantante è sembrato un po' troppo canzonatorio verso due signore che erano lì con il sorriso e senza pretendere nulla. A chiudere la serata, l'immancabile storia di Corna, risolta con il perdono di Lucia verso il fedifrago Francesco, perché è ancora palesemente innamorata del ragazzo con cui vuole ricominciare.